Avete mai sentito parlare dell'uomo che ha attraversato prima l'America e poi l'Europa camminando all'indietro a ritroso? È una storia realmente accaduta, non è uno scherzo ed è pazzesca. Questa è la storia di Pliny Lawrence Wingo, che a distanza di quasi 100 anni detiene un record da Guinness dei primati, molto difficile da battere. Nato il 24 gennaio 1895 negli Stati Uniti, Pliny Lawrence Wingo gestisce un piccolo diner ad Abilene, Texas. Siamo nel mezzo della Grande Depressione. Avete in mente quel bel periodo della storia, bel tra virgolette, alla fine degli anni 20 del Novecento, in cui l'economia americana collassa, portando giù e facendo crollare anche l'economia globale, l'economia a livello mondiale. Il ristorante in cui lavora Wingo chiude e il nostro protagonista, il protagonista della storia, si ritrova come altri milioni di americani, senza un lavoro. In quel periodo vanno di moda le imprese estreme, le imprese assurde. Siamo all'inizio degli anni 30. Come potete immaginare, non esiste internet, non c'è una gran cassa per tutto ciò che succede così come oggi. C'è chi, per esempio, si mantiene per ore, per giorni in piedi sull'asta di una bandiera. Oppure c'è chi, come Bill Williams, fa rotolare, pensate, con il naso una nocciolina salendo una montagna. Non ho una nocciolina, ho soltanto una noce, ma è estremamente complicato farlo anche soltanto su un tavolo. Figurarsi in montagna. Wingo è per strada e si imbatte nei discorsi di alcuni ragazzini, di alcuni bambini. Che pensate? Già 100 anni fa commentano: ormai non c'è più nulla da inventare, è stato già provato tutto. 100 anni fa, Wingo sente e dissente perché non è d'accordo. E infatti commenta a questi ragazzini: beh, ma nessuno ha ancora provato a fare il giro del mondo camminando all'indietro. Il 15 aprile del 1931 Pliny Lawrence Wingo parte per il suo folle viaggio. Lo fa da Santa Monica, California, camminando a ritroso all'indietro, puntando la costa orientale degli Stati Uniti. Lungo tutto il suo viaggio si fa seguire da un medico e per orientarsi mentre cammina all'indietro indossa degli originali occhiali che hanno montati degli specchietti retrovisori, un po' come quello che accade oggi sulle nostre automobili. L'obiettivo finale del suo viaggio, pensate, è Istanbul, Turchia, in Europa, qualcosa di allucinante se ci pensate, partendo dalla California. Ebbene, non esistono registrazioni ufficiali della sua impresa. Abbiamo cercato così di ricostruire tutti i passaggi di Wingo negli stati, sia degli USA sia in Europa. Vediamo. Partendo dalla California e puntando Boston sulla costa orientale degli States, è probabile che Wingo abbia attraversato tutti gli stati centrali. Ripeto, non c'è una registrazione ufficiale, ve li faccio vedere sulla cartina. Cerchiamo di capire in quali stati può essere passato. California è il punto di partenza, naturalmente a Santa Monica. Quindi Arizona o Nevada, attraversando subito la parte sud-ovest degli Stati Uniti. Quindi il New Mexico, se ha seguito la rotta verso est, è estremamente probabile che sia passato da lì. E poi il Texas. Ovviamente Abilene era la sua base operativa, la sua città di origine, ed è estremamente probabile che sia transitato da lì. L'Oklahoma, e poi ancora il Kansas e il Missouri, lungo la strada verso est. Ha poi attraversato il Midwest, quindi Illinois, e con ogni probabilità Indiana, e poi Ohio. Infine la Pennsylvania in avvicinamento a Boston e infine il Massachusetts, ovviamente, essendo arrivato a Boston dove si trova il grande porto, da cui parte la sua nave verso l'Europa. La sua nave partita da Boston arriva in Germania, dunque in Europa, ma il suo obiettivo, la sua meta finale, la meta di questo viaggio a ritroso è la Turchia, Istanbul. Cerchiamo di ricostruire in questa cartina quali possono essere state le nazioni che Wingo ha attraversato. E vi ripeto, questa è ovviamente una mia ricostruzione personale, ma estremamente probabile. La Germania, ovviamente, percorsa in maniera longitudinale, e poi l'Austria o la Svizzera, se ha seguito una rotta sud-est. L'Ungheria, ipotizzando il passaggio dai Balcani. La Romania, la Bulgaria, per arrivare proprio in Turchia, che è la meta finale del suo viaggio. Wingo, infatti, arriva a Istanbul. Se contiamo tutti gli stati negli USA e in Europa, pensate, sono ben 17 quelli attraversati nel viaggio da Wingo. Stato più, stato meno, dipende da quali ha attraversato in Europa. Probabilmente sono quelli a fare una piccola distinzione, una piccola differenza. Però non cambia di tanto, siamo su questo ordine di grandezza, 17, pensate, davvero tantissimo. C'è una cosa molto importante da tenere a mente. Se andate su Google Maps o su qualsiasi altro sito o cartina geografica e guardate la distanza in chilometri da
la costa occidentale a quella orientale degli Stati Uniti, il coast to coast, sono 5.000 km circa. E poi la distanza dalla Germania alla Turchia, ovvero in maniera longitudinale attraversare l'Europa da nord a sud, sono circa 2.000 km. Il totale è 7.000 km. E quindi vi starete chiedendo, sono circa 7.000 i chilometri che ha percorso Wingo? Assolutamente no, sono molti di più, tra poco ve lo spiego. Perché questa differenza? Beh, perché Wingo non effettua un percorso lineare camminando all'indietro, si ferma spesso nelle città, si esibisce, fa dei percorsi alternativi, spesso è costretto a farlo perché non può accedere ad alcune aree geografiche o in alcuni stati addirittura. Spesso invece il passaggio più logico fondamentalmente non è quello in linea d'aria, ma un percorso molto più accidentato. Per questo si dilaterà in maniera importante, tra poco lo vediamo. Pensate che Wingo per questo viaggio, per questa avventura, non ha con sé praticamente denaro. Come fa a mantenersi? Chiede l'aiuto e la collaborazione, la compartecipazione della gente, mano a mano che arriva nelle varie città, anche perché si parla molto in quel frangente della sua impresa, del suo tentativo da Guinness. E poi vende delle cartoline a 25 centesimi di dollaro per mantenersi, cartoline autografate che parlano proprio della sua impresa. Non viene fermato soltanto dai bambini o dalla gente che è incuriosita da ciò che sta facendo, viene fermato anche dalla polizia, spesso, perché provate a immaginare, vedete uno che cammina all'indietro, la polizia gli chiede che cosa stia facendo e lui mostra degli articoli di giornale. All'epoca, ribadiamolo, siamo molto lontani da internet e dalla velocità dei mezzi di comunicazione di oggi, ma mostrando loro dei ritagli di giornale riesce a far capire che cosa stia combinando, la grandezza della portata della sua impresa, e per questo non viene mai trattenuto ma viene fatto proseguire. La cosa più assurda gli succede quando arriva a New York. Già, perché una persona lo convince a esibirsi per soldi, per denaro, praticamente camminando a ritroso sul parapetto di un grattacielo. Siamo ai piani molto alti, circa al 12° piano. Che cosa succede? Wingo viene derubato da questa persona, decide però di inseguirla, la raggiunge e la picchia. Naturalmente finisce in galera, viene arrestato per aggressione. La sua storia però commuove per certi versi e incuriosisce il giudice, che decide così di scarcerarlo, di liberarlo. Da lì, New York continua la sua corsa all'indietro, la sua camminata all'indietro, arriva fino a Boston, dove parte su una nave. Pensate che però sarà costretto ad affrontare il viaggio agli ordini di uno steward particolarmente crudele, che lo tratta malissimo per tutto il viaggio. Attraversa dalla Germania tutta l'Europa ed arriva fino alla Turchia, dove le autorità locali gli intimano in poco tempo di lasciare il paese per la sua sicurezza. Pensate che è un ricco mecenate italiano a pagargli il biglietto e a consentire così a Wingo di poter tornare negli Stati Uniti, sempre in California, a Santa Monica, e da lì poi tornare nella sua Abilene. Vi faccio vedere alcuni numeri in questa grafica, i chilometri percorsi da Wingo nel suo folle viaggio. 8.000 miglia, queste sono precise, è un dato che lui stesso ha confermato, circa 12.800 km. Come vi dicevo prima, siamo ben lontani dai 7.000 km cui avremmo potuto pensare guardando semplicemente la cartina geografica e le distanze del coast to coast americano o dell'Europa da nord a sud. Il totale di scarpe consumate, 13, ci può stare. Pensiamo un paio di scarpe ogni 1.000 km, beh, è assolutamente comprensibile, anche perché le scarpe di 100 anni fa non sono certo le scarpe che usiamo oggi. 558. Il viaggio di Wingo si conclude il 24 ottobre 1932, dopo ben 558 giorni dalla partenza. Anche se Wingo appare molto spesso sui giornali locali, viene raccontata la sua storia, la sua fama è destinata a svanire in maniera piuttosto veloce. Racconta tutta la sua straordinaria vicenda in un libro autobiografico pubblicato per la prima volta nel 1966 e dal titolo Around the World Backwards, un giro per il mondo all'indietro. Viene poi ripubblicato questo volume nel 1982. All'età di 81 anni, nel 1976, Wingo torna a far parlare di sé, quando decide di farne un'altra, di combinarne un'altra delle sue, ovvero attraversare, camminando a ritroso, la California, vendendo cartoline a $1 l'uno. Ottiene per l'epoca un lauto compenso per partecipare a un programma televisivo all'epoca molto in voga, il Johnny Carson Show. Nel corso della sua vita stabilisce anche il record di velocità camminando all'indietro, da Providence, Rhode Island a Boston, nel Massachusetts, 45 miglia in 12 ore e mezza.
Planny Wingo ci ricorda che a volte per compiere un'impresa folle basta un'idea semplice e anche magari un po' strampalata e che persino camminare all'indietro può lasciare un forte segno nella storia. E tu, quale impresa saresti disposto ad affrontare? Fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale.